La Tunisia sta diventando una meta interessante per un numero sempre crescente di persone che vogliono lasciare il proprio paese, specialmente nell'area euro, per venire qui. Si cercano informazioni in rete e si trovano tantissimi video che parlano della Tunisia. Vlog, blog, agenzie che si occupano di trasferimenti, ma come capita spesso, se troviamo video che decantano una località come il paradiso in terra, scopriamo che questi video sono realizzati da chi svolge servizi per stranieri. Quindi la domanda sorge spontanea: saranno reali le informazioni che descrivono? Perché tutti dovrebbero scegliere una località piuttosto che un'altra, località che guarda caso è la sede dell'agenzia? Diciamolo quindi una volta per tutte chiaramente: vuoi trasferirti in Tunisia? Non scegliere dall'Italia, vieni qui in autonomia a conoscere quanto sono diverse le località più gettonate, che non sono adatte a tutti perché troppo, ma davvero troppo differenti. Semplicemente non esiste una località che possa definirsi migliore, ma sicuramente puoi trovare quella migliore per le tue esigenze. Segui il video che te lo spiego. Prendi 1 o 2 settimane d'albergo, tanto non costa una fortuna. Gira in taxi, conosci la vita giornaliera, iscriviti al mio gruppo su Facebook e contatta qualcuno offrendogli un caffè. Sarà ben lieto di scambiare 2 chiacchiere. Evita questi viaggi organizzati di massa dove vedi il meglio e non quelle realtà che magari potrebbero farti cambiare idea. Devi scegliere dove vivere la tua vita, non fartelo suggerire. Decidi da solo, dopo che hai constatato con i tuoi occhi. Vediamo quindi la testa di serie numero 1, Hammamet. È stata la località dove si sono insediati i primi italiani e quindi la più popolare tra chi lascia l'Italia. Non è una città, fa parte del governatorato di Nebel. Ci ho vissuto un anno e per quel che desideravo io, la presenza di tanti italiani e questa costante sensazione di stare in una zona turistica unita al traffico e al caos generale mi hanno fatto decidere di cambiare. Hammamet nell'ultimo periodo l'ho vista trasformata in una località turistica sotto ogni aspetto, tutto improntato sul turista. Quando compri qualcosa nei mercati, e parlo di oggettistica, non mercati alimentari dove più o meno quasi tutti hanno i prezzi esposti, se non contratti o non sei accompagnato da un locale, paghi tutto a un prezzo maggiore e sono tante le persone che lo confermano, oltre me che l'ho vissuto. Non parliamo dei taxi. Per quelli condivisi, ok, si paga la quota e basta. Ma se prendi un taxi fermo nelle aree a loro riservate, il tassametro è opzionale e se devi fare una corsa da pochi dinari, te ne vengono chiesti 5 o 10 e la risposta è sempre la stessa se contesti: non mi muovo per 2-3 dinari. Gli affitti sono ovviamente più cari e questo è un dato incontrovertibile, mentre per il resto dipende sempre da dove si va a fare la spesa. Carrefour o mercati locali possono fare una bella differenza a fine mese, ma questo dipende da ognuno di noi. L'unico vantaggio che ho riscontrato è sicuramente un'amministrazione più flessibile e abituata alle documentazioni italiane, molto più abituata allo straniero. Può essere la migliore? Più italiani, tutto improntato sul turista, certo, ma per chi queste cose le vede positivamente. Resta comunque una piccola località che in estate diventa strapiena ed anche in inverno si respira sempre quell'aria vacanziera e a tante persone questo non piace. Quindi che fai? Allora consigli a Mamet solo perché ci lavori? Allora proponi di farsi una settimana a Sousse, una città più grande, dove si trova di tutto dal punto di vista commerciale. La sera non hai che l'imbarazzo della scelta tra i locali dove bere una birra, un bicchiere di vino o anche un drink. Più vita quindi, è tutto più ampio e meno caotico rispetto a Mamet, direi quasi più concentrato. SUS ti offre una varietà di servizi commerciali che trovi solo a Tunisi, ma anche lei soffre di una situazione di traffico che in estate diventa davvero pesante. Ma se si vogliono soddisfare le proprie esigenze, bisogna anche fare dei sacrifici, no? Di contro, almeno personalmente, ho trovato antipatico il fatto che le spiagge siano quasi tutte dominio degli alberghi e hotel. Una sola grande spiaggia libera verso l'unico e breve lungomare presente che personalmente non mi piace. Altrimenti bisogna allontanarsi dal centro per trovare in direzione Ergla spiagge libere che però sono completamente senza alcun servizio. La vita notturna è un divertimento più facile e hanno un costo, quindi, e l'ho apprezzato anch'io vivendoci un anno. Ma poi cercavo un compromesso perché amo anche un po' di tranquillità.
belle spiagge possibilmente vicine. Quindi a chi piace Sus, si può mai consigliare Amametto Monastir? Assolutamente no. E personalmente mi è capitato alcune volte di sconsigliare proprio Monastir perché vedevo nella persona che mi descriveva le proprie abitudini una necessità di vita notturna in stile occidentale più intensa o una presenza considerevole di italiani. Il concetto è chiaro: se non riesci a consigliare disinteressatamente un tuo potenziale cliente, o fai agenzia o fai video informativi, perché per fare entrambe le cose ci vuole serietà intellettuale e la consapevolezza che perdere un potenziale cliente a cui hai sconsigliato la zona in cui lavori non ti fa perdere soldi, ma ti fa guadagnare la stima e il rispetto di chi, di clienti, te ne porterà molti di più, perché vedi in te una persona seria e disinteressata al guadagno facile. Trasferirsi in Tunisia dall'Italia è un passo importante e offrire un servizio di assistenza al trasferimento non è come vendere materassi o pentole. Vendere e acquisire clienti ad ogni costo, alla lunga, non ripaga. Chi lavora in certi ambienti a contatto con le persone dà molta importanza al dopo. Chi non lo fa crea una coda di malcontento che con il tempo diventerà pesantissima. Dopo la voglia di italianità, convivialità, frenesia e locali dove divertirsi, c'è chi vuole stare moderatamente lontano da tutto ciò, gustandosi anche un po' di calma e tranquillità. Ecco la persona giusta a cui consigliare Monastir. Una località tranquilla con una vita notturna abbastanza viva in estate e moderata in inverno. Un lunghissimo lungomare, spiagge indubbiamente migliori e principalmente quasi tutte libere o attrezzate con sdraio e ombrelloni per pochi dinari. Piazzali e aree pedonali enormi. Non dimentichiamo poi che Monastir ha un aeroporto che amplia ogni anno le proprie tratte e che nel periodo estivo collega molte città italiane ed è un centro d'eccellenza sanitaria con università e cliniche di alto livello. Forse una vita realisticamente più tunisina che si sposa perfettamente con il turismo che qui non manca mai, anche in inverno. Sus si raggiunge in taxi con appena 15 dinari, 5 euro circa, un giro al grande centro commerciale della Tunisia, il Mall of Sus, e un momento di svago tra negozi come Zara, Benetton e tanti altri nomi anche italiani. Un suggerimento va bene, ma non fatevi influenzare da nessuno, perché ciò che va bene agli altri non deve andare necessariamente bene a voi. Quindi ribadiamo il concetto, giusto per chiarire che non tutti parliamo della Tunisia nello stesso modo. 1 o 2 settimane vi permetteranno di toccare con mano la differenza di queste località. Bene un consiglio quindi e qualche indicazione, ma visitare personalmente i luoghi è d'obbligo. Sul monastero posso aiutarvi a mettervi a disposizione i mezzi per conoscerla da soli, per muovervi autonomamente ma in tranquillità e con chi parla italiano. Se vi piacerà e deciderete di preferirla, potrete contare sul supporto di Trasferimenti e Salute in Tunisia, TS Tunisia come abbreviazione, la nuova agenzia di servizi, l'unica regolarmente riconosciuta a Monastir. Ma dovrà essere una scelta presa autonomamente e con consapevolezza di ciò che è meglio per voi. Vi è piaciuto il video? Regalatemi un like e l'iscrizione al canale Diario Tunisia. Se siete interessati a un trasferimento e volete fare una chiacchierata con me, potrete avere un primo contatto gratuito attraverso la società. L'ho fatto proprio perché, per motivi di tempo, ho dovuto rinunciare ad avere un altro numero WhatsApp dedicato al Diario Tunisia. Senza impegno e obblighi, 2 chiacchiere come se stesse parlando ad un amico. Sì, con TS Tunisia il primo contatto è gratuito, dove potrete raccontarvi e aiutarmi a comprendere qual è la località migliore per voi, senza filtri e senza obblighi. In descrizione trovate tutte le info per seguire Diario Tunisia o per mettervi in contatto con la società che gestisco. A presto!